Siamo arrivati nel momento più clou di questo modulo e da parte di costruzione del layout utilizzando il legno. Ho fatto già pulizia nella zona del plastico, ho tolto tutte le cose che non servono, sono rimasti solo i binari in attesa di essere coperti da questa nuova zona montuosa. Ma prima di cominciare questo video, ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e soprattutto condividete questo video dappertutto. Ma ora, ragazzi, iniziamo subito, let's go! Finalmente è arrivato il momento più bello che amo fare, quello della costruzione del layout. Quindi in questo caso è una struttura montuosa, c'è un botto di lavoro da fare. Utilizzerò del legno di pioppo da 1 centimetro e mi avvalerò dell'uso di viti autofilettanti, avvitatore, un seghetto alternativo, colla Vinavil e tantissima pazienza. Come già detto negli scorsi video, la parte del layout, la costruzione dei telai, tutta questa parte qui è quella che amo di più fare nei plastici. Ovviamente tutto il resto non è che non mi piace farlo, ma questo è ciò che mi diverte di più perché è molto fai da te e io amo fare queste costruzioni. Ho sistemato tutto, ragazzi, ho sgomberato tutto ciò che c'era da togliere da quella zona dove dobbiamo costruire e ho lasciato veramente tutto pulito perché ora con l'ordine riusciamo a fare tutta la copertura del layout. Nello scorso video, per quanto riguarda la costruzione del plastico, eravamo appunto arrivati dove abbiamo testato la rampa di salita, funziona perfettamente, non abbiamo nessun problema e quindi è arrivato il momento appunto di concludere questo modulo con la creazione del layout. Prima di cominciare però vi voglio ricordare sempre che è ancora in corso la raccolta del crowdfunding per l'acquisto della nuova fotocamera che mi servirà per aumentare il livello di questo canale. Prestate molta attenzione a questa fase perché per me è importante il vostro aiuto, quindi trovate il link qua sotto oppure nel primo commento fissato in alto trovate il link che vi porta a controllare come sta andando la raccolta fondi nell'ultimo mese e vi voglio ringraziare perché comunque già tanti di voi hanno fatto una donazione e vi ringrazio veramente di cuore per quello che fate per me perché aiuterete a supportare questo canale e a crearlo ancora più bello di quello che già è. Quindi se volete fare una donazione e supportarmi anche voi trovate il link, vi ricordo fatelo a vostro buon cuore perché questo sicuramente creerà un upgrade a questo canale ulteriore perché ha bisogno di una telecamera più professionale perché ho in mente di farvi vedere un botto di roba nei prossimi mesi. Ma ora, ragazzi, mettiamoci a lavorare, andiamo! La situazione è questa, ragazzi. Ora mi sistemerò la telecamera in un punto dove riusciamo ad avere una buona luce. Qua, come potete vedere, in questo punto c'è la Claire del garage che credo che ora abbasserò perché sennò quando vi metto a lavorare da questa parte non riuscite a vedere bene, non mette bene a fuoco. Già questa telecamera ha dei problemi. Qua abbiamo fissato tutto, ragazzi, è tutto ormai stabile, non si può muovere più nulla. E quindi è arrivato il momento di cominciare. A questo punto ho creato già questo piccolo telaio che adesso vi faccio vedere da vicino e l'ho creato semplicemente qualche giorno fa, l'avevate già visto, e semplicemente qua c'è appunto il punto di appoggio che va ad ancorarsi al modulo, diciamo, precedente e poi abbiamo appunto creato questa parete di appoggio dietro che comincia lentamente, gradualmente a salire. In questo punto ho dovuto creare una finestra perché qui ho una presa, quindi non potevo oscurarlo perché qua io ci lavoro spesso, ho l'interruttore dell'accensione del garage in più delle prese comodissime. Ora andremo a bloccarlo definitivamente, io userò della colla Vinavil e delle viti autofilettanti ovviamente, ma quello che ci preoccupa adesso sarà il proseguimento da questa parte che andremo a fare subito dopo aver bloccato questo. Io sto utilizzando della colla vinilica, ovviamente colla Patex, Vinavil è la stessa cosa, e la stenderò con questo pennello. Solitamente io nei miei video ho sempre fatto vedere che uso sempre le dita per fare questo lavoro, ma in questo caso non so per quale diavolo di motivo uso il pennello. Ok, mi appoggio qui, cerco di lavorare in questo spazio, spennelliamo tutta la base di appoggio. Ho già pulito la base della superficie del plastico, così stiamo più sicuri che, diciamo, l'impatto tra la tavola e questo pannello sia fatto bene, dove non ci siano briciole o comunque segatura dei tagli precedenti o polvere in generale. Questo ci permette di avere una corretta adesione dell'incollaggio. Ovviamente non basterà solo la colla, anche perché vi ricordo che questo plastico dovrà fare un viaggio lunghissimo di più di 800 km, quindi durante il viaggio potrebbe subire vibrazioni e staccarsi, quindi solo la colla potrebbe non essere sufficiente. Ne mettiamo in una quantità abbastanza corposa. Non metto colla fuori dalla testata perché non devo incollarmi con l'altro modulo, ok? Fosse stato un plastico statico magari l'avremmo potuto fare, in questo caso ci serve solo ed esclusivamente mettere colla sotto la base. Abbondiamo con la colla, abbondandis ad abbondandum, diceva Totò.
altrimenti dicono che siamo provinciali e quindi evitiamo. Ok, direi che con la colla può bastare. Andiamo a posizionarlo definitivamente, è correttamente appoggiato. E ora qua togliamo questa macchietta e ora con l'avvitatore e delle viti autofilettanti andiamo a bloccare tutto. Il mio avvitatore Bosch, trovate il link in descrizione per acquistarlo, così mi supportate anche attraverso Amazon. Abbondiamo con le viti, ragazzi, perché almeno siamo tranquilli per il trasporto. Anche se poi dopo andrà a crearsi un corpo unico, in quanto qui ci saranno le rampe di discesa che andranno a collegarsi anche alla rampa che abbiamo creato qui, quindi sarà veramente un corpo unico, come detto prima, diventerà un vero e proprio mobile. E il gioco è fatto. Ora arriva il bello, dobbiamo creare la copertura da questa parte. Ho abbassato dietro di me la claire del garage, e questo per farvi capire il punto dove ci troviamo, altrimenti con la luce sarebbe stato un disastro. Qui è il punto dove siamo arrivati adesso. Ora io qui dovrò creare appunto una parete che da questo punto arriva fino a in fondo al plastico praticamente. Andiamo a concludere tutto questo strato montuoso. Ovviamente da questo punto al punto finale ci sarà ancora una crescita di livello, quindi andremo a salire mano a mano, perché il punto massimo della montagna sarà proprio la parte finale estrema di questo modulo. Per capirci, questo è il punto finale, ok? Noi siamo qui. Quindi da questo punto dove sto toccando col dito andremo a salire fino a questo punto, ok? Sarà il punto massimo. Ora col metro prendiamo le misure da qui a lì e vediamo di quanto dobbiamo appunto creare questa parete. Credo che la suddivideremo appunto in moduli, ma il totale è 2,41 m, ragazzi. Ok ragazzi, so che la luce non sarà il top, però in questo caso è l'unico modo che ho per farvi vedere questa angolazione. Mi sono procurato questo pannello, ovviamente è un pannello di scarto per tutti i tagli che ho fatto fino ad ora. Ora andiamo a vedere la misura di partenza, o meglio la misura finale di questa parete, per stabilire qual è la misura di partenza di questa nuova e stabilire di quanto salire. Ovviamente mi sono dimenticato di dirvi che questo modulo di altezza totale sarà 60 cm, compresi i 10 cm di spessore dei fascioni della creazione del modulo di questo plastico. Quindi in sostanza sarà 50 cm di montagna, cioè queste montagne saranno, a partire dalla base del plastico, alte 50 cm, il massimo livello che andremo a toccare. Siccome in questo punto siamo a 37, saliremo in questa tratta di circa 1 metro, saliremo di 3 cm, quindi porteremo già questo livello da 37 a 40, ma mi spiego meglio. Qua abbiamo 37,5 precisi, quindi appoggiando il nostro pannello già pronto, che lo metteremo più o meno qui, capiamo che la partenza sarà appunto questa, quindi ce lo appoggiamo vicino e prendiamo già il nostro segno. Qui sappiamo già di essere esattamente a 37,5. Quello che voglio farvi capire è che l'interezza di taglio che andremo a fare su questo intero pannello sarà appunto di circa 1 metro, ma l'altezza che andremo a raggiungere qua alla fine sarà di 40 cm, quindi saliremo circa 3 cm, 2 cm e mezzo da questo livello. In poche parole, da questo livello a questo livello saliremo di 2 cm e mezzo per un massimo di 40. Infatti col metro andiamo a misurare il 40 e siamo esattamente qui, ok? Quindi quello che ci tocca fare adesso è creare una linea immaginaria, quindi casuale, di ondulazione per simulare ovviamente l'effetto montuoso da questo punto a questo punto. Io tirerò ovviamente una linea diagonale di base, ma poi andrò a fare, e ora ve lo farò vedere inquadrandovi la telecamera, delle ondulazioni sinusoidali casuali usando la nostra, diciamo, riga, ok? Là siamo a 37,5, lo appoggiamo e andiamo a cercare il nostro 40, che è qua esattamente, ragazzi. Andiamo fuori con la telecamera, ok, siamo qua esattamente. Quindi da qui a qui ci tiriamo una riga, perfetto, tiriamo la nostra diagonale. Quindi questa sarà la nostra linea di riferimento, ma sotto ad essa abbiamo la possibilità di fare tutti, diciamo, i tratti sinusoidali che farò appunto in maniera casuale. Partendo da questo punto comincio, vedete, faccio tutto casualmente
e ora qua salgo, e da questa parte invece tendo proprio a salire definitivamente. Quindi questa parte ondulata sarà effettivamente la linea di taglio che noi andremo a fare adesso. Ovviamente ho appoggiato il pannello qui con 2 viti autofilettanti con l'avvitatore, l'ho bloccato in modo da avere una base per poter tagliare in maniera più tranquilla. Ora mi metterò a fare il taglio col seghetto alternativo, link in descrizione per l'acquisto su Amazon. Raga, vi ricordo sempre che se siete dei ragazzi giovanissimi e non avete molte capacità a utilizzare certi tipi di strumenti abbastanza pericolosi, fatevi aiutare sempre da un adulto. Questo ovviamente non si butta, si tiene, perché con questo faremo altre cose. Gli diamo un colpo di lima. Una bella pulita. E andiamo a fare la verifica con l'appoggio momentaneo di questo pannello. Ecco qua, lo appoggiamo qui per capirci e siamo esattamente ok. Ecco qua ragazzi, ora andremo a creare un basamento sotto di appoggio, vi farò vedere come fare adesso, e questa parte sta cominciando a prendere forma. A me tremano le gambe dall'emozione perché queste cose le amo. Tra gli scarti ho trovato questa comodissima, diciamo, bacchetta di legno, e questo è lo stesso materiale della base del plastico, e questa era alta 2 cm ed è comodissima da appoggiare qui, ok? La mettiamo proprio a mezzeria, gli mettiamo la colla e delle viti autofilettanti dall'altra parte, ma vediamo come. Andiamo a mettere la colla nella parte liscia, ok? Così abbiamo una maggiore aderenza. Qui è stato già pulito, ok? E mettiamo un po' di Vinavil, abbondiamo e ora l'appoggiamo. L'appoggio da quest'altra parte ovviamente per avere un lavoro migliore. Vediamo con i nostri occhi appunto dove è il punto esatto dove dobbiamo lasciarla. Prendiamo delle mollette a pressione, eccole qua, queste qua le ho fatte vedere l'altra volta quando ho fatto il video di Lidl Parkside, e queste non sono della Parkside ma mi trovo benissimo. Ora lo ribaltiamo, tanto abbiamo chi ci pensa a sostenerle. E andiamo a mettergli delle viti autofilettanti. Ok, mettiamo le 4 vitine che mi sono procurato poco fa. Abbiamo ora bloccato la nostra, diciamo, base di appoggio. Ora nel frattempo che questo si asciuga e si indurisce la colla, lo mettiamo da parte e ci preoccupiamo ora di sistemare questa parte di qua, o meglio creiamo le discese di appoggio che serviranno appunto per appoggiare poi su l'eventuale coperture che useremo. Non so se useremo garze, carta, lo vedremo più avanti, ma oggi dobbiamo assolutamente creare queste rampe che vanno a creare appunto l'effetto discesa. Io non butto via mai niente, specialmente quando si tratta di legno che costa tanto. Il legno di pioppo è quello tra i più economici, ma per quanto riguarda il nostro settore è un legno abbastanza particolare e costa veramente tanto in questo periodo. Quindi occhio agli scarti. Ora andiamo a vedere dove andare a posizionare il primo, diciamo, la prima discesa, e io direi sempre almeno 20 cm dall'ultima, quindi da qui ci distanziamo di 20 cm, siamo circa qui. Ok, da questo punto qua creiamo la prima rampa qua, ok? Quindi sappiamo che questa è la nostra rampa in altezza massima, abbiamo questa misura, ok? Appoggiando, quindi sono preso la misura come avete visto, e in questo caso io riesco a capire anche quant'è la larghezza appoggiandomi direttamente sopra qui. Per farvi capire meglio, in riferimento alla linea che ho fatto, appoggio qui più o meno, questo è il punto dove noi dobbiamo arrivare in massima, ok? Siamo più o meno qui. Vediamo come andare a fare il taglio. Usiamo la squadra, così ci mette in condizione di avere già un riferimento. Tiriamo una linea, ok? E la usiamo anche da quest'altra parte e tiriamo la linea. Ok, quindi questa zona è la zona che andrà tagliata. Ora, per fare una prima, diciamo, un primo intervento sicuro e per non sbagliarci, andiamo a fare il taglio di questo rettangolo. Si parte sempre da figure geometriche rettangolari o quadrate per poi a creare tutto quello che viene dopo. Diamo una pulita ragazzi,
Lavoriamo sempre sul pulito, cosa fondamentale per ottenere sempre l'ordine di quello che stiamo facendo. Appoggiando il nostro pannello tagliato, come potete vedere qua abbiamo un altro problema da risolvere, che è quello del saltino che si è creato qua con questa cornice attaccata. Quindi andremo a fare un taglietto per poterla portare dentro e metterla a questo livello. Sostanzialmente tagliamo in questo punto qui, ok, e anche da questa parte. Andiamo a fare l'appoggio con il righello e questa è la parte che dobbiamo tagliare. Proviamo a posizionarlo. Esatto, ci siamo, vedete ragazzi, lo abbiamo appoggiato proprio nel punto che avevamo stabilito anche prima. Ora ovviamente andiamo a fare la discesa con la matita fino ad arrivare più o meno ad appoggiarci qui. Quindi approssimativamente da qui scendo, ok, e ora facciamo il taglio. Ok, andiamo ad appoggiarlo e ci siamo ragazzi. Ora andremo a bloccarlo con la colla, ma ovviamente lo scarto che è venuto fuori dal taglio andrà da quest'altra parte a continuare, diciamo, la discesa. Ok, non so se riuscite a vederlo. Andremo a definire quale sarà il taglio anche di questo e recuperiamo un altro pezzo. Ovviamente prima di farlo, nella linea che abbiamo creato qui, quindi nel punto dove andremo a appoggiarci, o meglio, mi spiego meglio, in questo punto, vedete ragazzi, dove va appoggiato, qua tiro una linea, perché qua tiro una linea perché mi serve da riferimento dove appoggiare la vite autofilettante che arriva da sotto. Mi spiego meglio. Dopo questa linea, in questo tratto, porterò una vitina per avere riferimento sotto, quindi si creerà il buco, dove da sotto poi infileremo la vite autofilettante per bloccare questo pannello. Vedete, adesso gli faccio il buco e la ritiro fuori. Quindi andando sotto il plastico avrò riferimento di dove infilare questa vitina al contrario. Mettiamo colla in abbondanza e ora andiamo a posizionarlo definitivamente. Abbiamo già la linea di riferimento, non possiamo sbagliarci. In teoria qua dietro avrebbe messo una vitina, ok, che da questa parte va a prendersi questo pezzo, ma non posso farlo perché dovrei smontare il modulo. Quando lo smonterò comunque faccio sempre in tempo a mettergliela. Posso suggerirvi anche l'utilizzo di, come ho detto nel video scorso, della Lidl Parkside volantino. C'erano in offerta questi gancetti così ad L e altre tipologie. Sono molto comodi questi angolari in metallo. In questo caso li uso con queste vitine della Wurt, che andranno in questo caso a darmi una mano, perché non voglio andare dietro, non voglio dimenticarmi, a facilitarmi il lavoro. In questo caso mi prendo le misure, ok, almeno il primo buco di riferimento. Così da facilitarmi il lavoro nell'innesto. Ok ragazzi, semplicissimo. Ora possiamo andare a inserire il nostro angolare. Giriamo e il gioco è fatto. Un'altra vitina anche da quell'altra parte. Ora ci infiliamo sotto il plastico, non so se riuscite a vederlo, ma lì c'è il buco di riferimento che ho fatto prima. Ora lo vedete ancora meglio perché gli ho appoggiato la vitina. Qua sotto sono scomodo, sono da solo e quindi devo trovare un modo per farvi vedere le cose. Ora con l'avvitatore andrò ad avvitare e andrà praticamente ad infilarsi sotto il pannello che abbiamo appena bloccato. Ora in merito allo scarto di prima lo andiamo a posizionare proprio qui, vedete ragazzi, ci sta bene a pennello. Lo appoggiamo qui e lo mettiamo in questa posizione, quindi lo possiamo ancorare a questo sostegno e gli metteremo una vitina qua sopra per bloccarlo definitivamente, sempre aggiungendo della colla.
questo è quello che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo posizionato queste rampe che serviranno per appoggiare la discesa della rete o di quello che useremo. Direi che da questa parte a questa parte è completa così, ne mancheranno un paio qui secondo me. Ma che fine ha fatto il pannello che avevamo fatto prima? Ecco qua, incollato. Sono passate un po' di ore, andiamo a togliere i mollettoni e andiamo a fare una verifica. Per il momento io lo blocco solamente con una vitina, solo per tenerlo fermo, perché poi nel prossimo video lo vedrete, questo andrà rimosso per darmi facilità di accesso da questa parte a lavorare per mettere le prossime rampe, quindi lo andrò a togliere. Ora lo vado solo a posizionare per avere un'idea di come sta venendo il lavoro. Come possiamo vedere stiamo cominciando ad ottenere quello che è il nostro effetto scenico. Effettivamente adesso qua andrò a creare nei prossimi 20 cm di distanza da questo punto, in questo punto esatto più o meno, un'altra discesa qui, ne faremo un'altra qui e un'altra qua e probabilmente ancora un'altra qua. Io ovviamente andrò avanti a lavorare, farò già questi lavori, ma per quanto riguarda questo video lo fermerei qui, quindi fino a qua taglierò e quindi voi godetevi questa parte. Nel prossimo video vedrete quello che sto per fare nelle prossime 2 ore, anche perché penso di stare ancora 2 ore al massimo e poi tornerò un altro giorno. Quindi grazie per avermi seguito, spero che questo video vi piaccia e possa esservi stato di aiuto. Se avete dei consigli da darmi metteteli nei commenti qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima, un abbraccio, condividete e iscrivetevi. Ciao raga!